Buongiorno e di nuovo bentornati. Allora, oggi come avete visto il titolo, io farò il pane ai 5 cereali. Sarà un pane per toast, molto simile a quello che ho fatto qualche tempo fa, ma bianco. Vi lascio qui il link in descrizione e anche nell'info box se volete andarlo a vedere. Solo che la tecnica che userò questa volta sarà un pochino più semplice, quindi meno articolata dell'altro. Tra parentesi, con questo pane io poi farò anche delle ricette che vedremo più avanti. E per questo io dico a tutti quelli che ancora non si sono iscritti, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella, così rimanete aggiornati sulle prossime ricette. E noi ora ci vediamo, ingredienti e ricetta. E durante il video vi darò anche qualche piccolo consiglio. E noi ci vediamo alla prossima. Buona giornata a tutti! Questi sono gli ingredienti per fare questo pane in cassetta e 5 cereali. 250 g di farina 00, 140 g di farina 0, 60 g di farina integrale. Poi abbiamo bisogno di un cucchiaino di malto d'orzo. Io l'ho trovato all'Esselunga, ma se non lo avete potete sostituirlo con del miele. 7 g di lievito secco, 40 g di olio extravergine di oliva, 300 ml di acqua a temperatura ambiente e un cucchiaio di semi misti per pane. Facciamo sciogliere il sale nell'acqua. Nella ciotola della planetaria mettiamo le farine e il lievito e mescoliamo con una frusta. Azioniamo la planetaria con il gancio e mettiamo l'acqua a filo. Mettere l'acqua nell'impasto a filo, poco per volta, così la farina avrà modo di assorbirla meglio. Mettiamo ora un cucchiaino di malto d'orzo o miele e continuiamo ad impastare. Dopo qualche minuto mettete l'olio un poco per volta per farlo assorbire bene dall'impasto e continuate ad impastare fino a quando non si staccherà dalle pareti. Ungete per bene il piano di lavoro e metteteci il vostro impasto. Ungetevi bene le mani, così almeno l'impasto non vi si attaccherà, anche perché, come avete visto, rimane molto morbido. Dopo aver unto le vostre mani, impastate e formate una palla. Mettetela all'interno di una ciotola, anch'essa unta, e mettetelo nel forno spento a lievitare. Ungete di nuovo il piano di lavoro. Mettete l'impasto e spianatelo con le mani. Poi fate delle pieghe, portando un terzo dell'impasto della parte superiore verso il centro, così anche quella inferiore. Poi un terzo della parte destra e poi quella sinistra. Giratelo e metteteci sopra la ciotola e fatelo riposare per almeno 30 minuti.
prendete una teglia per plum cake da 15x21. Io non le avevo e ho ripiegato per quella del pane. Ungetelo con lo staccante. Come avete visto io ho usato lo staccante, però voi potete benissimo usare anche burro e farina, in modo tale che non vi si attacchi nello stampo. Schiacciate delicatamente l'impasto formando un rettangolo. Poi piegate i bordi esterni e arrotolatelo. Infine mettetelo nello stampo. Sbattete un uovo con un cucchiaio di latte e spennellate la superficie. Prendete il mix di semi e metteteli su tutta la superficie del pane. Una volta lievitato, mettetelo in forno preriscaldato. Tiratelo fuori dallo stampo e mettetelo su una teglia e poi rimettetelo in forno per altri 10 minuti per farlo asciugare. Ed ecco qui il vostro pane ai 5 cereali.